James e Cam sono due ragazzi molto simpatici che hanno organizzato la cacciata alle anatre alla perfezione. Eravamo in super sintonia e che dire ragazzi, cioè caccia top, c'è stato un passaggio di anatre pazzesco, super divertente. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. And as my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory. Perdition's gates are broad and wide. On the steps you take to ponder, from the path to not far wander, for the narrow road to glory is worth the price. Facendo un viaggio nell'isola del sud, uno attraversa terre completamente diverse. Ogni 100 km cambia, passa da zone in cui sembra abbiano girato il Signore degli Anelli, a montagne come le nostre Alpi, e tutto questo nel giro di 100 km, quindi si passa veramente dal mare alle montagne in un attimo. E una cosa particolare davvero è probabilmente la costa ovest, in cui questa foresta pluviale impenetrabile circonda tutto e sembra davvero un muro insormontabile. Quindi devo dire che ogni 100 km trovi un ambiente diverso e animali diversi. Siamo partiti da Wanaka e stiamo andando verso la West Coast. La cosa che mi chiedo io, visto che abbiamo ancora 300 km di strada, è perché mi hai fatto fermare, Tabby? Perché c'era un cartello scritto Blue Pools, allora io vorrei andare a vedere cosa sono, sai che mi piace visitare. Allora andiamo a vedere le Blue Pools. A primo impatto, quando siamo arrivati, il paesaggio mi ha ricordato subito la Scozia, ma invece cambia costantemente, perché a distanza di pochissimi chilometri, come per esempio dalla West Coast, che mi ha ricordato molto le Hawaii, passi a delle montagne alte fino a 3500 metri. Quindi è una cosa impressionante. Devo dire che il nostro viaggio in macchina mi è piaciuto tantissimo e non ho distaccato lo sguardo neanche un momento dal finestrino. Per la pesca ci siamo affidati a Kate, che è una ragazza che oltre ad andare a pesca va anche a caccia e abita nella zona di Queenstown. È stata super carina perché ci ha portato a pesca proprio nei posti dove va lei abitualmente, che dire, paesaggio pazzesco, e ci siamo divertiti molto. Siamo appena arrivati sul lago che chiamano Wakatipo. È difficile da dire. What's the name, Kate, again? Wakatipu. Ok, lei lo dice meglio di noi. Adesso proviamo a pescare trote e salmoni, anche se questo non è il periodo migliore dell'anno per farlo, perché è comunque freddo, gli animali sono poco attivi. Ci proviamo, Tabby. Se riuscissimo a prenderne anche solo uno, io sarei più che contento.
Tabby! That's nice, eh? Per cast like this, it's nice. Devo dire che Andrea e lei sono stati un po' più fortunati di me perché hanno pescato sia delle trote che dei salmoni. Io avevo agganciato un salmone che però si è slamato nel giro di 3 secondi e vabbè, mi sono divertita lo stesso e la pesca sappiamo che è anche questo. Nice! Yeah, it's here. Yeah. Oh. It's a bigger size, eh? Allora, la pesca sta andando abbastanza bene, direi. Non ci sono tantissimi pesci in questo periodo, però comunque abbiamo già preso qualche salmone e qualche trota. Il paesaggio è veramente stupendo e direi che qualcuno dei pesci lo rilasciamo nel lago e invece qualcuno ce lo teniamo per mangiare. Andrea, oggi non è che il tempo sia proprio a favore, cosa dici? Purtroppo in montagna quando c'è nebbia è così. Cioè adesso l'unica cosa che ci resta da fare è provare a continuare a camminare lungo la valle e sperare che quando esca il sole si apra un po'. Ah, spero che si apra un po' perché si intravede il paesaggio, sembra bellissimo. Ti garantisco che ci sono montagne intorno, Infatti. anche se non si vedono ancora. Vabbè, andiamo avanti. Vai, ti seguo. Serviva. Fighissimo. Cosa fighissima. Stava male comunque. Era un salmone. Visto che sotto la pinna sotto era tutta. Probabilmente sai quando iniziano a morire dopo che hanno risalito il fiume, sai che muoiono, no? Dovevi toccarlo comunque, no? L'ho preso, hai visto che caccia. bisogna sempre essere pronti in natura, non si sa mai. Fosse stato un buon salmone ce lo saremmo mangiato. Era magro, l'abbiamo rimesso, però zac, hai visto? Stai concentrato, Tabbia, che se ne vediamo un altro stasera c'è la cena.
Visto che per il momento il meteo non ci permette di cacciare, volevo spiegarvi un attimo come funziona in linea di massima la caccia in Nuova Zelanda. Diciamo che è un po' un mix tra l'Italia e l'Inghilterra, nel senso che il proprietario del terreno ha il diritto di caccia e quindi ci sono quelle che vengono chiamate private land, e poi per le parti invece di proprietà dello Stato ci sono le public land, e quindi un po' i nostri comprensori OTC. Sta prendendo lassù. Questo vuol dire che uno può decidere un po' come vivere la caccia qua e può scegliere se trovare dei contatti in private land e quindi avere delle zone riservate in cui probabilmente la pressione venatoria è molto più bassa e ci sono più animali e soprattutto l'accesso è più semplice, oppure cacciare in public land in cui ci sono tutti i cacciatori della Nuova Zelanda che possono andare, e soprattutto il problema più grosso è l'accessibilità. Come in questa valle qua, prima di arrivare in una zona in cui abbiamo qualche possibilità di vedere animali, sono circa 10 km, 15 km a piedi nella valle. Poi una volta che si vedono gli animali su bisogna salire, quindi uno deve un po' decidere come viverla, e secondo me probabilmente se uno viene in Nuova Zelanda solo una volta consiglierei di fare un po' di tutte e due. Che spettacolo! Questa mattina nella nebbia in questo fiume è arrivato giù un volo di oche, che tra l'altro ci ricorda che qua in Nuova Zelanda non si caccia solo con la carabina, ma ci sono anche tante opportunità con la canna liscia. Come sapete la Nuova Zelanda non è solo selezione, anche se ce n'è davvero tanta, e noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere James e Cam, che sono due appassionatissimi cacciatori di anatre, e passeremo con loro un paio di giorni per provare questa caccia qua. Siamo appena arrivati sulla zona di caccia e possiamo dire che oggi piove. Stiamo preparando la postazione per cacciare anatre oche questa mattina. Siamo con i due ragazzi che sembrano molto simpatici e non vedo l'ora di conoscerli meglio oggi. Andiamo! I think these are pretty long string. Female and male or just the young? Andiamo nella Vuoi morte? Yeah. Ah! Shit! These are not my decoys. Once it gets light. Yep. Adesso stiamo facendo il capanno molto rapidamente perché tra poco sarà giorno e quindi non abbiamo tanto tempo da perdere. James? G'day, mate. Nice to meet you, man. Cam? Nice to meet you, man. We'll translate for you later. Bene, bene, ragazzi, appena finito di montare i capanni, abbiamo messo gli stampi. Ora è ancora buio, secondo me. Dici che abbiamo ancora mezz'ora? Ancora mezz'oretta. Cagnolino, hai visto come gli hanno fatto la casetta? Mai visto una cosa del genere, bellissimo. Dai, carichi! Via. Yeah. No idea of never even. The only one we have is 1.2. Got a beard, so it's alright. Un po'? Te non è. Che ne hai? Gravy.
Qui in Nuova Zelanda ci hanno detto che possiamo caricare fino a 5 colpi, quindi approfittiamo, direi. Ok, tiriamo via le luci. Se arrivano ci mettiamo più bassi così, James mi sta spiegando un attimo come funziona. Anche loro qua per le anatre hanno una stagione e praticamente apre il 1° di maggio e chiude l'1° di luglio. In questi 3 mesi non perdono un weekend loro ovviamente, però poi ci sono delle regioni in cui è un po' diverso, quindi questo vale qua per Canterbury. Sono girate 7-8 Just so hard to tell volte, the distance. però probabilmente ci hanno visto, non volevano entrare. We got both eyes. Bring it here. Here. Drop. Good boy. Questa prima mattina è finita, non abbiamo visto troppe anatre ma ci siamo comunque divertiti perché abbiamo avuto qualche bella occasione, fatto qualche padella, preso qualcuna. E adesso andiamo a fare un po' di caccia alla cerca lungo il fiume e vediamo se riusciamo a far vedere qualche altro animale. Abbiamo appena finito la cacciatella mattina, stanno scaldando del meat pie di cervo qua sulla macchina, è fighissimo. Adesso mangiamo qualcosina, poi proviamo a farla cena. It's venison that I shot. Siamo passati dalle anatre a questo animale tipico di qua, penso, perché non ho mai sentito questo nome. Pukika, l'hai mai sentito, Tabby? No, mai. Deve essere un animale simile a una gallinella che non abbiamo ancora visto da vicino, che proviamo a cacciare in queste praterie con queste siepi. Vediamo cosa succede, non ho idea sinceramente. Vai Tabby! Guarda questo! Guarda questo! Brava Tabby! C'è una blu sotto. Allora, in questo pomeriggio di caccia alla cerca siamo riusciti a prelevare questi animali che loro chiamano, che in inglese si chiamano pukeko, che in realtà in italiano sono praticamente dei ralidi, tipo le gallinelle. Pollo sultano. Pollo sultano australiano. Che animali strani. Sono bellissimi, hanno questo blu notte che poi va sul nero. No, beh, veramente belli, sto becco particolare. Un animale particolare, non molto aggraziato in volo, se devo essere sincero. Volano anche lenti, Sì. pensavo di anticiparli di più, No, invece... no. È bello
poter vedere un po' di diversità di questi animali, no? Sì, sì. Anche sì, a me piace sempre fare cacce diverse, diciamo che... Non pensavi di prendere il pollo sultano Non australiano? pensavo di prendere un pollo sultano Tieni. australiano. Tieni i tuoi polli, Devo portare- hai sparato bene, andiamo. Siamo alla seconda mattina di caccia alle anatre. Oggi c'è un po' più vento di ieri, il posto mi sembra bello perché c'è un lago abbastanza grande, il tempo sembra buono, quindi ora aiutiamo i ragazzi a sistemare gli stampi e poi si comincia. Gravy, come here. All of them? I wish, guys. I can sit in the flex bush. Ok. You're coming back, eh? You still here? Ready? I'm trying to land in this bit in there. Yep, shoot. Stamattina sono in appostamento con James. Got one. Lui sta sparando bene, io ragazzi sto facendo delle padelle atomiche. Non chiedetemi perché, non capisco, stanno arrivando le anatre, quindi a dopo. That's a bit. Shoot. Thanks, man.
Che mattinata stupenda. Un sacco di anatre davvero, Davvero, davvero un sacco di anatre. Nice man. Ragazzi, anche per oggi è finita. Ci siamo divertiti tantissimo. Decisamente c'è stato un passo di anatre molto più grosso di ieri. E niente, abbiamo provato anche questa in Nuova Zelanda, devo dire, esperienza top. Guys, Cheers. 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 It's a bridge. That's it.